Oh, guarda chi c'è, Nicola Giang. Chi era detto che il Giappone è così costoso? Oggi vi porto nelle catene più famose e più economiche del Giappone E vedremo insieme se è possibile mangiare bene spendendo poco in questo paese che non so il perché viene considerato da sempre come una destinazione costosa. Vi giuro che anche io la pensavo così, finché non ho girato questo contenuto. Perciò raga, tenetevi forte che i prezzi che vi dirò vi sconvolgeranno la vita, vi faranno scoprire un altro aspetto del Giappone che prima non conoscevate. E il primo locale che mangeremo in questa puntata è Yoshinoya ed è una catena giapponese in cui fanno i gyudon, cioè il riso con il manzo, molto famoso in tutta l'Asia penso, perché molto spesso lo mangio volentieri anche in Cina quando non so cosa mangiare, perché non è per niente male. Diciamo che in Cina il costo è nella media, non è neanche troppo basso, però a volte esistono dei coupon che sono molto vantaggiosi in Cina. E niente, ora vediamo com'è il gusto in Giappone e come sono i prezzi. E qui troviamo già il menù fuori dal locale e potete già scegliere da qui senza perdere tempo all'interno. Io prenderò tipo questo qui e il set completo con insalata e zuppa miso mi sa 825 yen. Sì, perché sono due prezzi in Giappone. Questo qui è il prezzo senza tassa e questo qui è tassato. E perciò mi raccomando non fatevi fregare da questo prezzo che è scritto più grande. E poi ci schiaffiamo pure questo set qui che è una new entry. Mi ispira un bel po'. Vediamo. Ah, guardate qui, c'è pure la macchinetta dell'acqua, acqua fredda, acqua calda e anche te, c'è pure te, raga. Sembra una sigaretta elettronica, no comunque questo qui è il numero. E appena è pronto ci suona questo aggeggio qui. Bello 18, è il mio numero preferito, anche perché è la data del mio compleanno. Eccolo, finalmente si mangia. E indovinate quanto abbiamo speso in totale per tutta questa roba? 1482 yen, che sono circa 8,70 €, raga. Lo Yoshinoya qui in Giappone costa molto meno rispetto a quello in Cina. Bene, mangiamo. Sono dato un bel po' di cipollotto, perché in Giappone qui veramente mangiano tantissimo il cipollotto. Lo adorano. È come tipo il coriandolo in Cina. Anche peggio, perché qui veramente lo mettono dappertutto. Abbiamo questa insalata che viene abbinata a questa salsina qui. Abbiamo questo strumento qui, c'ha i buchi ai lati e serve per togliere l'albume e far rimanere solamente il tuorlo, così da metterlo sopra a sto riso. Questo è il gyudon pieno di manzo e poi c'è un bel po' di cipolla. E nel set comprende anche una zuppa miso. Buon appetito! Sa di zuppa miso. Proviamo a spargere questa salsa. Raga, non ho fatto niente! L'ho solo sfiorato! No, vabbè, sono dei geni nel packaging qui. L'insalata che mangiano più spesso qui in Giappone è composta soprattutto dal cavolo, cioè è tutto cavolo. Poi c'è del mais, un po' di carota, ma principalmente è cavolo. Bello sano. Poi c'è questa salsina che è aspra e dolce. Adesso proviamo questo aggeggio qui, vediamo se ce la facciamo. Oh. Punto a capo. Ritentiamo. Facciamo uscire l'albume. L'abbiamo fatta. Poi ci mettiamo anche un po' di cipollotto. Per prima cosa rompiamo il tuorlo. Guardate di colpo come è diventato cremoso sto riso. La carne è gustosissima. C'è quella cremosità del tuorlo, c'è la cipolla che è un po' dolce. Il riso non è semplice riso in bianco, è un riso che è stato bagnato da un brodino del manzo. È molto profumato, sa un bel po' di manzo e rimane un pochino dolce. Il gusto è uguale a quello in Cina, solamente che in Cina non trovate il tuorlo d'uovo crudo. Cioè qui in Giappone trovate il tuorlo crudo circa su ogni piatto, cioè lo mettono dappertutto, veramente. Ed è buonissimo perché dà quella cremosità in più. Ora mangiamo questo riso qui che è sempre con il manzo, in più c'è il gombo, che è una verdura molto appiccicaticcia, guardate, tutto appiccicatoso. Come il natto. E poi c'è la purea di igname, questo è bello appiccicoso. E qui oltre al riso c'è pure l'orzo, perciò dà una consistenza differente dal riso di prima. E ugualmente sotto è stato bagnato dal brodino di manzo. Mischiamo il tutto, sto riso appiccicatoso. È diventato un congee. Questo mi sa che è meglio mangiarlo con il cucchiaio, se no non tiri su niente. Wow, c'è una consistenza veramente liscia in bocca. Poi quando avete la tosse, quella grassa, non quella seria, quella grassa che avete un bel po' di catarro, no? A volte vi viene voglia di tossire un bel po'. E poi esce quel catarro, quel suracchione grossissimo in bocca. E poi prendete un boccone di riso e quella lì è la consistenza. Però dai, è gustoso. C'è questo manzo che è molto profumato, morbido e un pochino dolce.
Diciamo che è quasi in sapore, perciò andiamo al banco e prendiamo un po' di salsa. Adesso viene buono. Buonissimissimissimo. Ecco che è diventato un altro piatto. Anche con salsa di soia e peperoncino non nasconde quella viscidosità. È veramente strano, ma lo dobbiamo finire ugualmente. Perché il cibo non si spreca. Adesso vi porto in un'altra catena molto famosa, molto economica, ma questa volta mangiamo non giapponese, ma italiano! Vi porto nella catena di cibo italiano più economico del Giappone. E il locale è qui sotto. Pure le staserie fanno la fila qui. In Cina mai visto una cosa del genere. Poi mi sono ricordato che oggi è domenica. Sabato e domenica è tremendo qui in Giappone. Ogni locale deve fare ste file chilometriche, anche se non è tipo un locale chissà quanto famoso, quanto è buono. Fanno tutti la fila, dappertutto. Però è veloce, cioè. E guardate che roba. Ogni volta sono l'ultimo che fa la fila. Dietro di me non c'è più nessuno. E questo locale apre alle 10 di mattina e chiude alle 5 di mattina, cioè tutta la notte. Perciò se volete fare uno spuntino di mezzanotte venite qui e trovate sicuramente aperto. Poi farò vedere la cucina italiana più economica del Giappone. Esiste anche in Cina, raga, Se avrete visto un mio video precedente dove ho fatto quella serie dove abbiamo mangiato italiano per 24 ore in Cina, c'era Sateria, che in realtà è una catena di cibo italiano ma giapponese, è una catena giapponese. Oddio. Ho rischiato grosso, Ci hanno detto che qui si può mangiare massimo 70 minuti, perciò dobbiamo mangiare in fretta. Ecco il menù cucina italiana, raga. Ci sono delle cose che ci sono pure in Cina, ci sono anche tantissime cose che in Cina non esistono. Pure questo, sui spaghetti alla carbonara ci mettono questo uovo mezzo crudo sopra e in Cina non esiste. In Cina non esiste proprio la carbonara nel Sazeria, perciò lo prendiamo sicuro. E guardate qui. Tutto l'uovo. Qui abbiamo anche del pane, delle focacce da abbinare. Questi qui in Cina non ci sono, tipo queste mini baguette. Però in Cina esiste una specie di focaccia che sembra questo qui. Guardate, qui c'è il Doria con l'uovo mezzo crudo sopra. Questo qui in Cina non esiste. Cioè, esiste il Doria, ma non con l'uovo mezzo crudo sopra. Perciò lo prendiamo. E guardate come si ordina qui. Vedete, io voglio sto Doria con l'uovo. Mettiamo il codice che c'è lì sul menu. E automaticamente me lo riconosce. Andiamo a carbonara poi che abbiamo questa bella zuppa di mais italiana, 150 yen, nemmeno €1 questa zuppa. Poi che abbiamo anche il solito escargot italiano. Dai, prendiamo questi piselli con l'uovo mezzo crudo sopra italiano. Poi le alette piccanti italiane. Poi che abbiamo un bel budino alla crema italiana. No, ma questo è uno schermo. Pensavo fosse solo una semplice etichetta, e invece è un mini schermo. E poi qui, dopo aver fatto l'ordine, mi è apparsa una scritta dove mi ha detto di andare all'angolino del bere, a servirmi di acqua da solo e di prendere fazzoletti bagnati. Perciò adesso andiamo, che c'ho un po' di sete. Oh, le bacchette nelle saserie in Cina non ci stanno. E invece qui in Giappone hanno delle bacchette monouso. È tutto un self-service, a parte la cameriera che ci porta i piatti. Però, il primo piatto che ci ha servito è il budino. Perciò cominciamo da qui, mangiamo. No scherzo, dai, mangiamo dopo a fine pasto, che tanto non si raffredda, non si scioglie il budino. Ecco, tutto pronto, ci manca solamente i piselli che arriverà fra poco. E cominciamo dalla zuppetta prima che si raffreddi. Zuppetta al mais italiano, c'ha un colore bellissimo, è molto molto cremoso, guardate. È cremosissimo, buon appetito! Wow, buono! Sa un bel po' di mais e c'ha quel dolce del mais. E questa zuppa non costa nemmeno €1, costerà 90 centesimi. Ora mangiamo queste alette piccanti italiane. La carne è tenerissima e fuori un pochino croccante, però non è piccante per nulla, anche se c'è scritto alette piccanti. È arrivato il momento degli escargot italiani. Dai, scherzo, lo so che gli escargot sono francesi, ma è un bene che qui in Giappone
considerano l'escargot un piatto tipico italiano. Vuol dire che è tutto nostro il cibo, compreso quello francese. Wow raga, sono dei pezzettoni di escargot misto, carota, cipolla e tanto aglio, perché sente un bel po' l'aglio, e l'olio, olio extravergine d'oliva. Buono, molto buono, sa un bel po' di aglio. Bello cremoso, si sente l'escargot in bocca, un po' elastico. O comunque questi escargot sono spettacolari e sono molto molto più grandi di quelli che danno in Cina. Sono giganti, cioè in Cina non ti danno queste lumacone giganti al saeseria. Guardate, è bello carnoso, è anche bello unto. Ecco i piselli italiani con l'uovo mezzo crudo sopra e del pecorino. C'è sto uovo che dà la cremosità in più, guardate che colore. Cioè avete mai visto dei piselli col tuorlo crudo sopra? I piselli sono belli cotti e c'è sta cremina di uova che dà quella cremosità in più. Ecco questo famosissimo piatto del tutto italiano che si chiama Doria. È tipo una specie di lasagna che danno anche in Cina, È il mio piatto preferito quando vado al saseria, cioè lo ordino sempre perché mi piace un botto. Ma qui in Giappone ci hanno messo questo uovo mezzo crudo che fa la cremina tipo. Cioè è bellissimo sto piatto. Ci abbiamo ancora 20 minuti per mangiare. Facciamola svelta, dai. Guardate che roba. Sotto c'è il riso, è tipo un risotto. E sopra c'è la besciamella, il formaggio, c'è il sugo di pomodoro e c'è sto uovo che dà quella cremosità in più. Raga, è buonissimo. Cioè, il Doria alla fine è un risotto lasagna. Sotto c'è il risotto e sopra sono gli stessi ingredienti della lasagna. E poi il risotto bello gustoso, cremoso e guardate il colore, bello giallo. Qui è il zafferano ci hanno messo. Non so se ve ne siete accorti, ma in sto locale ci vengono tutti giovani e se ci sono i giovani vuol dire che il cibo è buono e costa poco. E anche voi, se non volete spendere così tanto nel mangiare in Giappone, potete puntare su queste catene che vi sto consigliando io adesso, perché qualità-prezzo altissimo. Guardate le porzioni, sono belle grandi. Ecco, è arrivato il momento della carbonara. Carbonara con l'uovo sopra crudo. Alla fine, la carbonara è fatta con l'uovo crudo. E il quarto piatto che sto spaccando l'uovo. Il formaggio, qui c'è la pancetta e il guanciale. Mi sa più pancetta. Andiamo all'assaggio. Non ci crederete, ma non è per niente male, Bello cremoso, molto carbonara. Non c'è la panna, l'unica differenza con quella italiana è che gli spaghetti non sono al dente, cioè sono cotti. E poi c'è il pepe che dà quella autenticità in più. È una carbonara autentica, diciamo. L'importante è che non c'è la panna, no? Giusto? Poi c'è un altro aspetto di questa carbonara che non è così salato, forse per il palato giapponese, perché i giapponesi non mangiano così salato. A loro piace mangiare sapori più leggeri, un pochino più leggeri, perciò la carbonara non è così salata, ma è il giusto, diciamo. Però c'è sta carne che dà quella salatezza in più, ma sono pochi pezzi, non sono tanti, perciò nella maggior parte dei casi mangio spaghetti che sono abbastanza leggeri, ma molto molto cremosi. Tutto molto buono, ci sta. E per concludere, finiamo in bellezza con un bel budino alla crema italiana col caramello sopra. Sa di budino al caramello, buono. Il caramello è molto molto liquido, non è caramello quello molto salsoso, denso. E ora raga sta per arrivare il momento per dirvi il prezzo. E comunque non pensavo che i saeseria qui in Giappone fossero ancora così frequentati, perché è strapieno, c'è una fila chilometrica. E in Cina invece è tutt'altra cosa, cioè ai tempi andava un bel po' di moda la cucina italiana, no? Era tipo considerato, no, alto livello anche con sto prezzo. Ma poi adesso ultimamente non è così frequentato, infatti come avrete visto nel mio video precedente in saeseria in Cina eravamo in 4 gatti, cioè era quasi vuoto il locale. E qui in Giappone va, e soprattutto sono frequentati dai giovani che non hanno così tantissimi soldi in tasca, perciò loro puntano sul prezzo, cioè più il prezzo è basso e più ci vanno, e il gusto. In totale abbiamo speso 2150 yen e sapete quant'è? 12,64 euro, raga, nemmeno 13 euro per queste 7 portate, ma è una roba incredibile.
Poi c'è l'acqua gratuita. Poi se volete aggiungere anche da bere free refill, deve aggiungere tipo 1,20 €. Sono le bibite, c'è il caffè, c'è tutto. Però non lo beviamo perché hanno questa particolarità della fretta. Cioè, sono andato solamente 70 minuti, che sono un'oretta, un'ora e 10 minuti. Poi ti fa venire l'ansia. Io quando voglio bere qualcosa, il caffettino, le bibite, o you can drink, mi piace stare lì tranquillo, come succede in Cina. In Cina costa 8 yen, che è circa 1 euro, e puoi starci quanto ti pare. Perciò mi sono accontentato dell'acqua. Oh. Eccoci, ora siamo in un altro locale, una catena in cui si mangiano gli spiedini. Qui sono famosi per il denkushi, che sono gli spiedini di pelle di pollo. Poi sono famosi anche per il prezzo, perché ogni spiedino costa 50 yen e una birra alla spina così costa 190 yen, 1,10 € tipo. E vi ricordate un video precedente su Kyoto di questo coso qui, che viene dato proprio all'inizio quando ti danno l'alcol? Ecco, c'è pure qua, ed è scritto qui poi, in piccolino, ma piccolissimo, perciò un turista non se lo aspetterebbe mai. C'è scritto che c'è un costo in più di 350 yen a persona, e qui c'è un altro costo aggiuntivo che, se stiamo qui dopo le 10 di sera, ci verranno aggiunti ulteriore 10% del costo totale. Perciò che ore sono? Mangiamo prima delle 10. E questo, raga, è il menù, è tutto in giapponese. Si capisce qualcosa? Ci hanno dato pure un menù in inglese, ora vi faccio vedere, eccolo qua. Ora capite? Mi sa che si capisce ancora meno. Adesso guardiamo con calma perché è un casino a capire tutto e ordiniamo. Volevo farvi vedere una cosa, guardate qui. Chicken sashimi. Qui in Giappone mangiano la carne cruda di pollo. Io sapevo che la carne bianca non si potesse mangiare perché è piena di batteri. Cioè anche la carne rossa, se è possibile è meglio evitare di mangiarla cruda. Però la carne bianca era peggio, cioè è proprio vietato, cioè è molto molto pericolosa. No, io non c'ho il coraggio. Non voglio rovinarmi questa vacanza. This one, thank you. A posto, abbiamo ordinato un po' di roba. Vediamo cosa spenderemo alla fine. Avete visto come giravo il menù? Perché a volte li vedete così, a volte li vedete così, a volte li vedete così. È un casino. Qui vicino a noi c'è già qualcuno ubriaco. Guardate, non so quanto abbiano bevuto, ma qui c'è già gente ubriaca, che fanno chiasso un bel posto, ragazzi. E noi abbiamo appena incominciato. Alla salute! Si mangia, raga. Iniziamo dal cavolo. Sto mangiando più cavolo del solito qui in Giappone perché lo trovate dappertutto. In Italia mangiamo la lattuga come insalata, qui invece usano il cavolo come insalata. Forse coltivano il cavolo qui in Giappone, per questo lo mangiano dappertutto. Ed è buonissimo, cioè il condimento che ci mettono sopra il cavolo è strabuono. Buon appetito! Molto croccante, molto rinfrescante. Poi c'è questa spezia che è un pochino salata. Poi abbiamo preso una porzione di edamame, che sono questi fagiolini. Sono anche nei ristoranti giapponesi in Italia e sono semplicemente salati. Una volta ho mangiato il sushi qui in Giappone, quella volta non avevo fatto il video, però ho mangiato un edamame pazzesco. Erano conditi con il wasabi, erano buonissimi e strapiccantissimi e mi sono piaciuti un bel po'. E adesso proviamo qui come sono. Questi sono semplicissimi, sono solo salati, cioè ci hanno messo il sale e basta, come quelli che trovate in Italia, solamente che sono freddi. In Italia li trovate caldi, che scottano, appena cotti, no? Il piatto forte di questo locale qui, che costa 50 yen a pezzo, cioè 30 centesimi di euro a pezzo, il denkushi, raga, che sarebbe la pelle di pollo. Sono un po' croccanti, molto molto morbidi, gustosissimi, un po' dolce. Poi c'è il sesamo che dà quel profumino in più ed è anche bello unto. Ci sono questi ragazzi vicino a noi che sono ubriachi fradici, non so quanti bicchieri hanno bevuto, ma non stanno bevendo la birra, stanno bevendo altri cocktail che sono a disposizione qui. Questo è un locale dove si beve la birra, si bevono i cocktail, si bevono i sour. Continuiamo con questo tofu con della carne macinata sopra. Questo qui fa parte della cucina cinese. Avrete notato che qui in Giappone adorano il cipollotto, sopra è tutto cipollotto. Vado, eh?
C'è il tofu che è molto molto fresco, rinfrescante, c'è la carne macinata di maiale che è dolce ed è piccantino. Vabbè, sento un bel po' il cipollotto. È stracondito, è un tofu molto molto gustoso. Passiamo allo stomaco di pollo in stile del Sichuan, anche questo strapieno di cipollotto sopra. Non so se è come decorazione o perché piace un bel po', però sì, anche a me piace un bel po' il cipollotto, lo mangio volentieri crudo. Questo è normale, diciamo che è poco condito, si sente solamente questo stomaco del pollo che è un po' croccante, è scivoloso e quasi insapore. Si sente più che altro il cipollotto sopra. È proprio questo piatto qui che assorbe poco sapore. Ho notato che qui in Giappone in molti locali propongono piatti del Sichuan. Sta andando molto di moda ultimamente il Sichuan. Anche perché il piccante del Sichuan, come anche il pepe del Sichuan, ho visto anche in Italia, sta iniziando ad espandersi. Ed è una cosa buona perché a me piace un bel po'. Il piccante mala. Ecco a voi il kosuji, anche questo è un tipico piatto del Sichuan, che sarebbe un pollo piccante. Solitamente quello originale sono dei pezzettoni di pollo con le ossa. Questo qui invece sono filetti di pollo. Bello gustoso, non è proprio quel piatto lì, si ridà un pochino ma proprio poco, è cucina tarocca cinese, però abbinato a una bella birretta ci sta. Il piccante mala si sente un bel po', è un po' dolce, poi c'è il cetriolo che dà una croccantezza in più. Più che altro non si sente la carne del pollo, sembra anche questo tutta pelle, sarebbe questo in formato stile Sichuan. Vediamo com'è sto pollo fritto che ci ha consigliato quella ragazza. E questo qui ha il gusto salsa di soia e aglio. Io mi aspettavo un fritto croccantissimo che faceva crack crack, invece è stramorbido, l'apparenza inganna. Si sente un bel po' l'aglio, il gusto non è così forte, ma per chi piace l'aglio questo qui è spettacolare. La carne è tenerissima ed è senza ossa, perciò basta fare così e mangiate. E come potete vedere sotto c'è sempre il cavolo, cioè cavolo dappertutto. Raga, mi sono accorto una cosa furbissima. Pensate che dovete pagare questo prezzo qui, e invece no, qui tra parentesi, minuscolissimo, c'è il vero prezzo, cioè compreso la tassa. Ma non possono fare una cosa del genere, ma mica solo ai turisti. Diciamo che i turisti sono i primi a farsi fregare perché non sanno di questa regola dei prezzi senza tasse eccetera eccetera. Però tipo anche nel menù in giapponese è uguale, hanno il prezzo tra parentesi minuscolo, tipo gli anziani non riescono a vederlo, guardate che roba, cioè dai. In molti locali propongono il menù con i prezzi già tassati. E invece ci sono questi izakaya, fanno tipo i furbetti, credo, non so. Voi che conoscete meglio di me il Giappone potete scriverlo tra i commenti sotto sto video, perché è il primo impatto che dà a me, cioè l'altro posto mi ha dato già una lezione e stavolta sono già un po' consapevole di cosa andavo incontro e vediamo quanto riusciamo a spendere mangiando tutta sta roba. Basta che non ci fanno spendere 100 euro sta cena. Abbiamo finito le 2 birrette e abbiamo preso questo kiwi sour. Sa di acqua kiwi frizzante e senza gusto, cioè si sente l'odore dei kiwi. Allora, comunque più mangi e più è pesante, è molto molto olioso. Con ogni morso strizzi un bel po' di olio, cioè c'è la bocca piena di olio. Se lo sapevo prima ne prendevo 6, pensavo fosse no, buonissimo, ma il cameraman non piace, devo mangiarlo tutto io, non c'è niente. Lo devo mangiare per forza. Infine abbiamo aggiunto anche un po' di aglio e un altro bicchierino di birretta. Aglio, sa di aglio, grigliato, senza gusto. Perciò, raga, devo mettere un po' di peperoncino. Adesso sì che si ragiona. È l'ora del verdetto, chiediamo il conto. Hello? Check please. Allora in 2 abbiamo speso in totale 4.884 yen che sono pari a 28,70 euro. E dai, ci sta. Siamo strapieni, abbiamo anche bevuto. Tralasciamo i prezzi che sono in minuscolo tra parentesi e il coperto che costa 2 euro qualcosa. Costa poco, dai, costa poco. Dov'è che lo trovate una birra a 1,20 euro? Andiamo a pagare, va là, che fra un po' sono le 10 e perciò ci aggiungeranno altri 10% di tassa. Meglio di no, meglio di no.
Eccoci in un'altra catena in cui si mangia bene e si spende poco. E qui mangeremo una specialità tipica giapponese che sono gli udon. E guardate qui, questo è il menù, che c'è il solito uovo mezzo crudo, mezzo cotto. E una porzione, guardate, costa pochissimo, 790 yen, 590 yen. One this Okay. and one You hot curry. or cool? Hot or cool? Hot, yes, hot, Small, medium, large. small. And another one with curry, yes. Small. Small, small. Wow, thank you, Enrico Tocodemato. Dopo aver preso gli udon, possiamo aggiungerci questa frittura qui. Il calamaro. Qui si aggiungono i soldi, comunque. Tipo questo costa 170 yen, pollo fritto 190 yen, tofu fritto 140 yen. Sono tutti toppings, costano nemmeno €1. Allora, qui possiamo mettere altri toppings. Questo gratuitamente. Qui c'è dell'aglio, credo, un po' di cipollotto. Un po' di frittura. Wow, questo è buono. Oh, veramente? Qui non manca un locale che non dà l'acqua gratuita. Però qui non c'hanno l'acqua calda, c'hanno solamente fredda, ma poi è freddissimissima, è ghiacciata. E in totale per queste due porzioni di udon abbiamo speso 1910 yen, che sono pari a circa 11,20 €. Se non prendevo queste tre fritture, circa 8 € avrei speso. Guardate qui come sono i posti. Io mangio tranquillamente senza vedere la faccia dell'altra persona. Vedo solamente il piatto e le mani, vedo i gioielli che c'hanno. Qui sono un ladro, posso già puntare a qualcuno così vado a rubargli il braccialetto. L'aglio tritato di solito non è così giallo, non so perché è così giallo, proviamolo. Forse è aglio giapponese. No, beh, raga, è zenzero tritato. Pensavo fosse aglio tritato e ne ho messo un bel po'. Cacchio. Picca un po' sto zenzero, Prima di tutto dobbiamo rompere sto uovo mezzo crudo. Wow, che roba. Cioè, di colpo è diventato un altro piatto. Oh, la prima volta che mangiamo gli udon in Giappone. Buon appetito! Quanto è buono! C'è la carne che è tenerissima, un po' dolce, ma anche gli udon. Belli compatti, gommosi. Poi ci ho messo anche delle scaglie di frittura che rende tutto più magico, ti dà quella croccantezza quando mangi sti udon. Wow, è stupendo, Proviamo il bordino. Diamo un morso a sto calamaro fritto. Buono anche lui. La frittura bella leggera, croccante. Lo inzuppi per dargli il gusto e mangi. Ora mangiamo gli udon al curry. Questo non c'ha l'uovo. Abbiamo messo del cipollotto e sempre queste scaglie fritte. Guarda quanto è cremoso, profumatissimo. Io adoro il curry. Comunque questi noodle sono belli lunghi, Guardate quanto sono lunghi. Qui non c'è la carne, sa molto di curry. C'è anche un retrogusto di erba medicinale cinese. Andiamo il tofu fritto. No, beh, non me l'aspettavo. In pratica è un onigiri in bianco coperto dalla pelle di tofu. E il riso è un po' dolce, è il riso quello del sushi. Qui abbiamo anche il pollo fritto. Bello profumato, la carne è tenerissima. Il pollo fritto qui in Giappone lo fanno veramente bene. Mi piace un casino. Lo zuppiamo al curry. Però se devo scegliere fra i due è molto meglio quello di prima, cioè il gusto classico, perché ha un gusto veramente magico. Questo ha quel retrogusto di erba medicinale tipo. È buono, ma non quanto quello classico. Perciò questo te lo date al cameraman e io mi riprendo questo. Mangerei altri 10. Ti pareva, raga, piove. Diluvio universale. Prima pioggia che vedo qui in Giappone. Comunque me l'aspettavo, Cioè, ogni posto che vado io deve per forza piovere. Ma non fa niente perché la pioggia non mi fermerà nel mangiare. Perciò ora vi porto in un altro locale, uno dei più economici in Giappone per quanto riguarda il sushi. Ma la cosa più figa non è il prezzo, ma un'altra cosa che vi farò vedere fra poco. Stiamo aspettando l'autobus perché con sta pioggia non riesco a camminare. Se non pioveva ci andavo a piedi subito perché ci sta mezz'oretta. Raga, guardate,
Quello è tipo il controllore e appena scende la gente, lui con l'ombrello. Ma che servizio qui in Giappone, oh! Qui veramente pensano a tutto! Raga, ho preso il numero, ma non ho capito nulla. In pratica qui si potevano prendere due tipi di numeri, c'è uno al banco tipo e uno al tavolo. Io ho scelto quello al tavolo. Il mio posto sarà libero verso le 22 e 22:10. Sono le 7:55, devo aspettare ancora 2 ore. Cioè, sono già stato qui un'oretta ad aspettare e devo aspettare 3 ore per un banco. Qui è un casino perché, raga, guardate, non c'è alcun commesso, nessun cameriere, è tutto da solo. Appena arriva il tuo numero, poi qui esce il bigliettino dove ti assegna il posto e dopo cerchi il tuo posto. Non credevo che il sushi più economico del Giappone fosse così frequentato, ma proprio frequentato dalla gente del posto, perché sono tutti giapponesi, tutti. Vuol dire qualità-prezzo molto alto, perciò ho buone aspettative. Finalmente ci siamo seduti, finalmente. Abbiamo aspettato circa 2 ore e mezza tipo. Adesso ordiniamo, vediamo come funziona, perché è la prima volta che per me. C'ho una gran fame. Dal pad c'è Choose Language, c'è in giapponese, inglese, cinese e coreano. Guardate qui, sopra cosa abbiamo? Abbiamo i gachapon. Qui ti fa scegliere se vuoi giocare o non giocare. C'è anche un'altra scelta che se aggiungi 10 yen a porzione hai più possibilità di ricevere il regalo gachapon. E noi, dato che siamo taccagni, giochiamo ma senza aggiungere 10 yen a porzione. Infatti qui ti dice che non c'hai così tanta possibilità di ricevere in regalo qualcosa. E vabbè, oh, ci affidiamo al destino. Intanto qui c'è sempre l'acqua gratuita e poi qui ci stanno le posate, stuzzicadenti, cucchiai. Molto curiosa sta cosa perché guardate, c'è pure il tè matcha. Qui sotto abbiamo il wasabi, la salsa di soia. Questo è un kaiten sushi normale, c'è sushi nel nastro trasportatore e qui potete scegliere, potete prendere così a caso quello che volete e c'è il prezzo qui sopra. E invece quello che ordinate voi te lo consegnano direttamente qui, cioè si ferma qui e te lo mangi. Allora cominciamo a ordinare, c'ho già l'acquolina in bocca guardando queste foto. Questo qui con l'anguilla e uova, questo qui, prendiamo un altro, vabbè così via. Intanto ordino, poi dopo quando arriverà tutto vi farò vedere. Dai. Spedito! Che figata! Un altro! Raga, si mangia! Però voglio far arrivare prima tutto, così faccio una bella foto. E se tipo non lo prendessi, cioè rimane lì fermo, blocco gli ordini degli altri. Raga, cos'è questo qui? Nigiri con la cappa santa. Oh. No! Ho capito! Devo prendere solo il piattino, volevo prendere anche la plastichina. Cos'è sta fretta? Ah, ecco, l'ho preso finalmente. Siamo in Giappone e ci fidiamo del sushi, qualunque sia. Arrivano pure il peperoncino, la salsa di soia, eccetera. Abbiamo ordinato anche una porzione di ramen. Wow, ma che è tutta sta tecnologia? Wow, raga, sta emanando un profumino pazzesco sto ramen. Prima cosa, polvere di tè matcha. E qui c'è l'acqua bollente. Wow! È la prima volta che bevo il tè matcha in Giappone. E questo è il vero tè matcha. Mischiamo con le bacchette. Qui ci avrò anche le bacchette al gusto tè matcha. Forse le devo mettere ancora di più. Si sente poco. E si mangia, incominciamo dal ramen. Guardatelo! C'ha un aspetto favoloso. Anche l'odore, raga, Buon appetito! È un po' dolce, è un pizzico di piccante, molto gustoso. Ci sono sti ramen che hanno assorbito tutto il gusto di sto brodo che è buonissimo. Dovrebbe essere il tantan mien, che sarebbe uno spaghetto cinese. Però non sa di tantan mien, ha un proprio sapore. Sa un po' di zuppa di miso tipo. Incominciamo a mangiare il sushi. Questo qui è con anguilla e uovo crudo. Buon appetito! Il riso molto gustoso, condito molto bene. Per essere il sushi più economico del Giappone ci sta un botto, Nigiri di tonno. Buono, buonissimo. E mi sono accorto che qui non c'hanno quelle ciotoline dove metterci
la salsa di soia e inzupparci il sushi. Qui fai direttamente così, metti un po' di wasabi sopra al sushi e ci versate la salsa di soia, che è molto molto pratico, eh. Cioè basta che spingete qui, quindi mandate il giusto, cioè non sprecate la salsa di soia. Qui troviamo del manzo, non so neanche io cosa ho ordinato, ma va bene, mangiamo perché è tutto strabuono. Che roba è buonissimo, ha una consistenza molto molto cremosa, un po' farinosa, un po' dolce, stupendo. C'è il riso del sushi che ci hanno messo di più l'aceto di riso giapponese, perciò rimane un pochino più dolce, un pochino più aspro. E qui è fighissimo perché ogni porzione costa sui 1-2 euro, è molto molto economico, è una delle catene più economiche del Giappone, ce ne stanno tipo altre due, non so, comunque questo qui è molto famoso non solo per il prezzo, ma è famoso anche per il gioco che fra un po' giocheremo. Questo qui è salsa teriyaki, mi sono accorto, e ci sta benissimo qui sicuramente. Guardate quanto è denso. Oh. Spero non sia cioccolata, eh. E come avrete visto hanno una vastissima scelta di sushi e oltre al sushi c'è pure il ramen, i dolci, cioè c'hanno un botto di roba, il gusto non è per niente male. Qui abbiamo anche il riso col pollo, cioè trovate pure il nigiri, non solo pesce ma ci sta pure la carne, cioè dei nigiri con la carne sopra, e qui sono molto amanti della maionese, perciò il Giappone è il mio paradiso. La maionese sta bene su tutto. Guardate qui raga, abbiamo il nigiri con la cappasanta cruda. Mai mangiata la cappasanta cruda? Ci sono 6 cappasante e sto piattino costa 1,50 euro neanche. Guardate il wasabi. C'è sta foglia di perilla che mi ha rovinato tutto. A me non è che piace tantissimo, eh. Se fosse per me si potrebbe anche evitare. Comunque la cappasanta cruda, molto gelatinosa, liscia, un po' elastica. È la seconda volta che le prendo perché è strabuonissimo. È tipo tonno macinato, tritato, è stupendo. Oh, questo è strabuonissimo raga, cremosissimo, tonnoso, poi appena fatto si sente il calore della mano del sushi man. Ultimo. E qui abbiamo 15 piattini e qui ogni 5 piattini c'è la possibilità di vincere un premio. Ragazzi, siete pronti? Butto giù, eh? 1, 2, 3, 4, 5. Guardate lì. No, vabbè. Dai, spara, spara. Beccalo, 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 beccalo. No, cazzo. Primo tentativo, fallito. Secondo tentativo, dai. 1, 2, 3, 4 e 5. Secondo tentativo. Vai, 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 vai. Io quali sono? Il pelato o l'altro? Dai, veloce, veloce. Chi ha vinto? Lui è cattivo. Oh. Ma no. Secondo tentativo fallito di nuovo. Questa è una fregatura ragazzi. Sono venuto apposta per te. Ultimo tentativo, dai, terzo. 1, 2, 3, 4 e 5. Oh, la tartarughina. Dai, ci conto. Punto tutto su di te. Ne hai preso uno? No, si è rotto. No, si è rotto. Non ho vinto nulla. Vabbè, oh, abbiamo mangiato, ho lo stomaco felice. Ora vediamo insieme quanto abbiamo speso in totale.
conto, 2840 yen in totale, che sono 16,70 €. Abbiamo mangiato 15 piattini di sushi e anche una ciotolona di ramen. È incredibile, per questo è il sushi più economico del Giappone. Se abitassi in Giappone mangerei tutti i giorni qui, perché risparmi e mangia abbastanza bene. Poi ti diverti anche con sti premi che non arrivano. E dato che non abbiamo vinto neanche uno, sono incacchiato, sono molto molto incacchiato. La prossima volta, anzi il prossimo video, spenderò 50 € per i cacciabon, così posso tirare tutta la rabbia che c'ho dentro adesso. Domani mattina mi sveglierò prestissimo e inizierò a fare questo contenuto qui, ok? 50 €, seriamente, vi giuro. Perciò siamo arrivati al termine pure di questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così potete essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo al prossimo video. Vabbè, ciao! Voi ragazzi, mi vedrete domani. Comunque sono ritornato in questa catena di sushi perché voglio ritentare. Abbiamo rimangiato quasi 15 piatti. 1, 2, 3, 4, 5. Primo tentativo, vediamo sto pesce se lo prendo o no. Forza, 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 forza. No. No! Secondo round. Dai. Dai! Sì, ma l'ho già visto questo che spara e dopo c'è il tipo che fa ehi! Sì, dai, l'ho già visto sto video. Non lo prende. Sì, lo sapevo.